Ciao a tutti e bentornati nel mio canale dedicato alla cyber security. Io sono Francesco Guiducci e oggi sono qui con Davide Sasi, che è tornato a trovarci per continuare a parlare delle conditional access policy e soprattutto per quanto riguarda i dispositivi non gestiti. L'ultima volta abbiamo visto questo argomento, Davide, per i dispositivi gestiti in azienda, quindi abbiamo visto per Android, iOS, per PC. Questa volta lo vedremo per tutti i dispositivi che non sono gestiti e quindi come applicare queste policy. Sì, esatto Francesco, proprio così. Nel video di oggi vedremo come andare a proteggere l'accesso alle risorse aziendali, quindi pensiamo ad esempio alla nostra mailbox aziendale o l'accesso a OneDrive, dati presenti su SharePoint, da quei dispositivi che non possiamo categorizzare come aziendali. Quindi pensiamo ad esempio al proprio telefono personale o al tablet di casa. Cosa possiamo fare lato Intune e lato Entra ID per consentire o bloccare l'accesso a queste informazioni appunto dai device personali. All'interno del portale Entra ID, nella sezione delle Conditional Access Policy, noi abbiamo la possibilità, come abbiamo visto anche la volta scorsa, di andare a definire quelle che sono le grant o eventualmente poi di conseguenza i blocchi necessari per poter accedere alle informazioni aziendali. Nel caso precedente avevamo visto che applicando quelle che sono le compliance policy io posso autorizzare o bloccare l'accesso in base al fatto che il mio dispositivo sia conforme oppure no. Nel caso dei dispositivi personali non ho questa impossibilità perché il device dovrebbe essere registrato sul mio Intune. L'azione che posso mettere in campo è l'applicazione di quelle che sono le app protection policy, quindi andare a richiedere quelle che sono le app protection policy. Cosa sono le app protection policy? Le app protection policy non sono nient'altro che policy che possono essere applicate sui dispositivi gestiti e non gestiti e vanno ad applicarsi su le applicazioni che noi targetizziamo, quindi non vanno ad applicarsi a basso livello, quindi a livello di dispositivo, ma si vanno a applicare a livello di app e quindi vanno a proteggere la singola app o le varie applicazioni. Cosa posso fare attraverso le App Protection Policy? Andando appunto nel portale Intune, nella sezione Apps App Protection Policy, io vado a creare appunto queste App Protection Policy in base ovviamente alla piattaforma di riferimento, quindi nel nostro caso ad esempio prendiamo i nostri iOS e iPadOS e andiamo a definire quelle che sono le applicazioni che io voglio proteggere, quindi ad esempio voglio andare a proteggere tutte le applicazioni Microsoft Core, quindi ad esempio Word, Excel, PowerPoint, Edge e così via, e vado poi successivamente a definire quelle che sono le restrizioni che verranno applicate sulle mie app. Quindi, ad esempio, posso andare a bloccare il fatto che i dati dell'organizzazione vengano salvati su cloud non gestiti, quindi iCloud o così via. Posso andare anche a definire quelli che sono i comportamenti nella comunicazione tra app. Quindi, ad esempio, posso andare a bloccare l'invio o la ricezione di informazioni dalle varie applicazioni. Quindi, ad esempio, posso andare a dire che solamente l'invio delle informazioni presenti sulle app avvenga tra applicazioni gestite, quindi ad esempio tra Edge e Outlook, tra Outlook e Word e così via, okay? Mentre, ad esempio, non voglio che le informazioni presenti su OneDrive, Excel o Word vengano copiate e eventualmente spostate verso applicazioni magari non gestite. La stessa cosa, ad esempio, possiamo fare con il copy and paste, quindi esempio il contenuto di una mail non voglio che venga copiato e incollato su un social network, su un'applicazione di instant messaging e così via. Posso andare anche a richiedere l'encryption del contenuto presente all'interno della mia applicazione, posso bloccare o inibire la stampa dei dati presenti nell'app
e posso andare anche a definire eventualmente quello che può essere il browser di default che deve essere utilizzato nel caso in cui, ad esempio, in una mail che ho ricevuto ci sia un link di accesso a una pagina web. Detto questo, posso anche andare a definire un PIN per l'accesso, perché iOS e iPadOS a fronte della prima configurazione del dispositivo richiedono la configurazione di un PIN, però non è sempre detto che l'utente configuri un PIN che sia sufficientemente sicuro, oppure ad esempio, come può succedere per i dispositivi Android, non è sempre detto che io vada a utilizzare un PIN semplicemente anche solo utilizzando una gesture per sbloccare il telefono. Questo fa sì che, se voglio rendere più sicure le informazioni presenti all'interno del mio device, io posso andare a richiedere un PIN che è differente rispetto a quello del dispositivo, che viene richiesto all'apertura dell'app. Posso sostituire il PIN, ove è possibile, con ad esempio il Face ID, quindi consento il fatto di sbloccare l'accesso all'applicazione semplicemente con il viso o comunque con, diciamo, un accesso biometrico per rendere, diciamo, più user friendly l'accesso all'applicazione. Una volta configurato il PIN, io posso andare anche a definire quelle che sono le condizioni di lancio. Quindi, ad esempio, posso andare a bloccare l'accesso all'applicazione nel momento in cui il dispositivo sia stato oggetto di jailbreak o root. Quindi rendo ancora più sicura la mia infrastruttura per consentire l'accesso solo a dispositivi che so che sono sufficientemente safe. Okay? Posso integrare anche i conditional launch con quello che è il treat level generato da un Mobile Threat Defense Connector. Quindi, ad esempio, ho installato Defender for Endpoint sul mio device, io posso andare a verificare che i vari segnali risultino essere al di sotto di una determinata soglia e quindi di conseguenza poi posso andare a bloccare l'accesso nel momento in cui il dispositivo ha inviato troppi segnali o troppi allarmi al mio Defender for Endpoint, e quindi di conseguenza ha innescato l'innalzamento del livello di rischio e quindi di conseguenza il device potrebbe essere un device compromesso e quindi di conseguenza per tutelarmi vado a bloccare l'accesso. Davide, come sempre sei stato chiarissimo, abbiamo visto una funzionalità molto interessante che chiude la parte delle conditional access policy. Con te ci rivediamo alla prossima puntata e grazie per esserci venuto a trovare. Grazie Francesco e grazie a tutti.